Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. Sono le 9:09, tornate con Radio Anch'io, Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono. Abbiamo alle spalle una densa ora dedicata alla Francia, alla Spagna e soprattutto all'Italia, che potete ovviamente riascoltare. Adesso cambiamo completamente scenario, perché nei nostri studi, e lo potete vedere dalla radiovisione, sono entrati Deborah Lucchetti, Saeeda Khatoon e Nasir Mansoor, che vi presenterò subito e vi spiegheremo le ragioni per le quali sono qui. Saeeda Khatoon parla solo Urdu, che poi verrà tradotta in inglese da Nasir Mansoor, e Deborah e il sottoscritto vi tradurranno quello che diranno. Deborah Lucchetti, coordinatrice della campagna Abiti Puliti, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Ci presenta Saeeda Khatoon e Nasir Mansoor, ci spiega chi sono e perché sono qui stamane nei nostri studi, ma soprattutto perché sono in Italia adesso. Parto da Saeeda Khatoon, madre e presidente dell'Associazione delle vittime di un terribile incidente che 6 anni fa, l'11 dicembre del 2012, vide la morte di 260 lavoratori e più di 30 feriti. In quella fabbrica della morte in Pakistan, che prese fuoco con un rogo appunto che non lasciò scampo, Saeeda Khatoon perse suo figlio, il suo unico figlio. Oggi è qui insieme a Nasir Mansoor, che è vice segretario generale del National Trade Union Federation, un sindacato pakistano che dall'inizio di questa triste vicenda segue le sorti delle famiglie delle vittime. Ecco, loro sono qui oggi con noi in un tour europeo, in realtà, che è partito dalla Germania per passare da Ginevra e finisce a Roma, non soltanto per fare memoria di quello che è accaduto 6 anni fa, quindi non siamo qui semplicemente per un memoriale, siamo qui perché piena giustizia non è stata ancora fatta, nonostante infatti in quella fabbrica che lavorava in condizioni... Ecco perché poi la domanda, Deborah, scusi se la interrompo, è che cosa c'entra la Germania, che cosa c'entra l'Italia? Ecco, c'entrano perché quella fabbrica lavorava per un grande gruppo, un grande retailer, come si dice, tedesco, che si chiama Kick, e l'altro aspetto fondamentale è che quella fabbrica era stata certificata, direi, 3 settimane prima da un'azienda italiana che si chiama Rina, un'azienda di auditing sociale, che aveva certificato questa azienda con un S8000, cioè l'aveva certificato come un'azienda che rispettava le leggi e gli standard migliori internazionali in materia anche di sicurezza sul lavoro. Ebbene, quella fabbrica è esplosa, diciamo, in un incendio fatale dove ha perso la vita 260 persone. Era una fabbrica dove non erano rispettate le minime misure di sicurezza, dove le porte erano tutte chiuse, ce n'era soltanto una per far evacuare 1000 lavoratori. C'era un piano, diciamo, in tutto in legno costruito illegalmente, che ha preso completamente fuoco. C'erano materiali infiammabili sparsi ovunque che bloccavano le uscite. Non c'era una scala di sicurezza, c'erano le finestre bloccate dalle sbarre, quindi i lavoratori si sono trovati sostanzialmente in un luogo dove non c'era neanche un allarme funzionante, dove non sono stati quindi allertati del fumo che stava già dando i segnali, diciamo, dal piano terra che l'incendio stava cominciando, e che quindi sono rimasti intrappolati come topi, e sono morti come topi. L'ultima cosa, e poi sentiamo Saeeda Khatoon e Nasir Mansoor. L'anno successivo, se non sbaglio, in Bangladesh ci fu un'altra spaventosa vicenda legata all'industria tessile con migliaia di lavoratori morti. Perché c'è un legame fra quegli eventi, quelle fabbriche, in parte già risposto a proposito della vicenda dell'Ali Enterprises, Deborah Lucchetti, e i vestiti che ci compriamo? C'è un collegamento, perché parliamo di fabbriche che producono fast fashion, moda veloce, che noi indossiamo e compriamo in tutti i magazzini europei, compreso l'Italia, che producono per i più importanti marchi del mondo, e compresi quindi quelli europei, in condizioni di non sicurezza. Tra l'altro parliamo di fabbriche quasi tutte certificate da auditor, che ne hanno quindi attestato, diciamo così, la adempienza alle regole, alle leggi nazionali e anche agli standard internazionali, e ciò nonostante queste fabbriche poi o sono esplose o sono crollate, dando quindi la morte a migliaia di lavoratori. Prima di chiudere ragioneremo anche su che cosa abbiamo fatto nel frattempo e che cosa si può fare di molto di più. Saeeda Khatoon, portavoce dell'associazione vittime dell'incendio della Ali Enterprises, ha perso suo figlio in quell'incendio. Che cosa ricorda di quelle giornate e qual è la sua battaglia oggi? We have to translate. Ora parleremo inglese, lei capisce solo l'Urdu e parla solo l'Urdu, e che è una delle lingue del Pakistan ovviamente, ma ci risponderà in Urdu e poi in inglese, e poi tradurremo in italiano. Scusate per tutti questi passaggi. I've asked what she remembers of that day and what is she fighting for now. ये आप थोड़ा बताइए कि उस दिन क्या हुआ और आप आज किस मकसद के लिए आप लड़ रही हैं? उस दिन मैं सईदा खातून और 11 सितंबर
सन 2012 को अली एंटरप्राइज में एक ऐसा हादसा हुआ जो हमारे ऊपर क़यामत टूट पड़ी और तकरीबन उस हादसे में 260 बच्चे शहीद हो गए. On that day, on 11 September, there was a horrifying news for me that there is a factory fire, and where my son, only son, was working as in a cutting department, and in that fire, 260 workers died on the spot because there was a big fire in the factory. Sta raccontando quello che vi ha sintetizzato Deborah Lucchetti all'inizio, cioè l'11 settembre, la data, l'11 settembre del 2012 ci fu un orribile incendio nella Lee Enterprises, persero la vita 260 persone, tra le quali il mio unico figlio. What is she fighting for now? अब आप किस मकसद के लिए लड़ रही हैं? आपका मकसद क्या है और अभी तक क्या किया है? और जब 260 बच्चे शहीद हो गए तो फिर हमें बहुत ठोकरें खाने पड़ी. कोई आवाज़ हमारा नहीं सुन रहा था और फिर इत्तेफाक से हमें कुछ साथी से वहाँ मुलाकात हुई. हमने अपनी तंजीम बनाई और तंजीम बनाकर हम आगे बढ़े. This is that after the tragedy, they get power from their tragedy and the pain and suffering. They form their own organization to struggle and campaign for their rights and for the justice. Da quella tragedia, guardo Deborah Lucchetti, hanno tratto anche la forza poi, no? Per combattere, unirsi e rivolgersi anche al sindacato, se non sbaglio, Deborah, no? Esatto, tra l'altro voglio ricordare che dopo quella tragedia abbiamo avuto un importantissimo accordo a cui hanno partecipato tra l'altro la Clean Clothes Campaign, i sindacati internazionali e l'ILO, che ha risarcito parzialmente però le vittime in base a una convenzione ILO che è la C121, che appunto si occupa di infortuni sul lavoro. Quello che manca ancora oggi è il risarcimento per la sofferenza e il dolore causato da un trauma di così vasta scala, così importante, che non è contemplato dal risarcimento di cui parlavo e prima. sono soldi che devono dare chi? Soldi che devono dare, ecco, da qui il punto per cui si è in Europa, cioè da una parte l'azienda committente, la KIK, c'è infatti un procedimento penale, una causa civile, una causa civile appena avviata in Germania, questo era il motivo anche del loro viaggio lì. E naturalmente questo risarcimento noi lo chiediamo anche all'azienda italiana Rina, perché anche Rina era responsabile, corresponsabile di questa tragedia, in quanto non ha rilevato i difetti che erano presenti. Abbiamo cercato la Rina, ovviamente. Qual è la linea difensiva della Rina, Deborah Lucchetti? Naturalmente la linea difensiva è che loro si attengano a un approccio puramente formale, cioè il fatto che durante la loro visita di audit tutto sembrava essere conforme, diciamo, ai principi guida dell'S 8000. Noi diciamo che non è vero, perché ciò che è stato rilevato, ciò che era problematico, che ha dato vita a quell'incendio, erano problemi strutturali, visibili a occhio nudo a chiunque fosse entrato in quella fabbrica, quindi era impossibile che quella fabbrica fosse stata sicura anche soltanto qualche giorno prima dell'incendio. One last question to Nasir Mansoor, che è il vice segretario generale della Pakistan National Trade Union Federation, il sindacato. What are you waiting from the Western world, from the Western industries? What do you want from them? There are the two things. One thing is that for the brands and the auditing companies, they should be more human. And they just not for their merchandise, but they for also look into the lives of the workers, who millions of workers involved to produce for them. So they have to treat them as a human being, not as and they don't. And they don't. And still there was a factory fire. 260 workers died, but they don't change their ways. So we think that there should be some kind of mechanism or a law, a mandatory law for them to respect all the international labor standards and human rights, but they don't at the moment. At the moment they don't. They don't. And we are here to tell the people that they should stand, because what they have wear, we produce that garment in a very inhuman and in slavery conditions. Sono parole severissime quelle di Nasir Mansoor, poi Deborah Lucchetti, coordinatrice della campagna Abiti Puliti. Traduciamole assieme, perché in sostanza il sindacalista pakistano ci sta dicendo che lui non possiamo accettare che le marche e anche le società che si occupano del controllo della qualità del lavoro all'interno delle fabbriche pakistane pensino soltanto al profitto e non alle condizioni di vita disumane, questo è il modo in cui l'ha definito, dei
lavoratori del tessile, ma immagino non soltanto del tessile, in Pakistan, e noi vorremmo che ci fosse un meccanismo, delle leggi che imponessero poi, giusto Deborah, imponessero una responsabilità vincolante, esatto, perché i marchi committenti ma anche le imprese di auditing dovrebbero intanto sentire i lavoratori nel momento in cui fanno le verifiche, cosa che non è accaduta nel caso della Enterprise e non accade mai. I lavoratori sono i migliori verificatori delle condizioni dei loro luoghi di lavoro, ma non vengono mai ascoltati in maniera indipendente delle aziende di certificazione. E naturalmente i marchi committenti hanno una responsabilità rispetto a quello che accade nelle loro filiere produttive presso i loro fornitori, che non sono semplicemente appunto fornitori di prodotti, ma sono fondamentalmente luoghi di lavoro dove la sicurezza deve essere una garanzia certa. Non si può morire bruciati vivi o per il fumo in un'azienda che produce i vestiti che compriamo tutti i giorni. Esattamente, questa è la risposta di Deborah Lucchetti anche a chi ci sta scrivendo. Parlate dei nostri problemi, in realtà questa è una questione che rimanda anche al grande tema della globalizzazione, che in fondo abbiamo trattato sin qui, alcuni dei vestiti che indossiamo, che compriamo continuamente. Insomma, su quei vestiti dovremmo porci delle domande e interrogarci su chi li fa e in quali condizioni di lavoro. Ci sta ascoltando il senatore Gianni Girotto, Movimento 5 Stelle, presidente della Commissione Industria. Andremo da lui tra pochissimo. Prima volevamo farvi ascoltare un WhatsApp audio e la voce di Michele da Milano. Ecco il WhatsApp audio. Buongiorno, sono Roberto da Padova. Compriamo i vestiti in paesi in via di sviluppo perché la manodopera lì non costa niente, costa pochissimo, mentre le nostre industrie manifatturiere di vestiti e di altre cose chiudono perché la manovalanza qui costa anche troppo. Ci vorrebbe un po' più di equità e un po' più di senso civico da parte delle persone che acquistano questi prodotti. Michele, buongiorno da Milano. Buongiorno dottor Zanchini. Io ho scritto appunto nel messaggio, vista la sua introduzione all'inizio, che non è che adesso noi ci dobbiamo sentire in colpa se compriamo cose del Pakistan, visto che non sappiamo neanche come vivono, no, i lavoratori. Però la responsabilità alla fine, come diceva giustamente, ho sentito infatti la sindacalista, eccetera, è dell'azienda che delocalizza. Quindi tutta la solidarietà a quelle persone, per carità è una tragedia mostruosa, ma chi li paga? Allora, se i nostri delocalizzano, noi abbiamo delle leggi ben severe sul lavoro, se in Pakistan lì che tutti ci mangiano, nessuno vuole far niente, e allora facciamo pagare le nostre aziende, visto che vai lì, gli dai €1 all'ora. Ci sono delle strade, Michele, e credo che Deborah Lucchetti in chiusura potrà dirci come si può lavorare, delocalizzare anche, far lavorare però in condizioni umane e rispettando le leggi internazionali, se non sbaglio Deborah Lucchetti, ma ci arriveremo. Ieri tra l'altro sia Saeeda Khatoon che Nasir Mansoor hanno incontrato una delegazione tra le quali c'era composta tra gli altri da Gianni Girotto, che saluto. Presidente, buongiorno. Buongiorno a lei, agli ascoltatori e agli ospiti. Che cosa ha detto loro, Presidente? Che intanto non facciamo finta che questa sia una novità, questo purtroppo è la normalità, purtroppo, questa è la punta dell'iceberg. Ricordo a me stesso tutti gli incidenti che ci sono stati da Bhopal alla caduta del Rana Plaza negli anni passati, quindi questa purtroppo è la normalità che succede nell'industria tessile, che è la seconda filiera più inquinante al mondo, seconda solo a quella del fossile, e anche per mortalità appunto di incidenti, che poi è la normalità in tantissimi altri settori, perché invito soprattutto questi ascoltatori attentissimi che ho sentito intervenire a leggersi le precise e dettagliate indagini che negli ultimi 15 anni hanno fatto le associazioni dei consumatori, quindi dei soggetti terzi, non politici, su tutte le filiere sia alimentari che produttive, in elettronica, tutte queste filiere globali, e i risultati sono sempre stati veramente pessimi. Tra l'altro, Presidente, ieri sera a Report c'era un interessantissimo reportage sulla filiera della moda, dell'alta moda, quindi vabbè, ma ora evitiamo ulteriori parentesi, finisca, prego. Sì, la situazione è disastrosa, quindi qui siamo in presenza della più grande sperequazione possibile. Ricordo a me stesso che se noi prendiamo un prodotto che costa €100, per dire, sì, €1 è il costo degli stipendi, su €100 €1 è il costo degli stipendi, €12 è il costo di produzione vero e proprio, €13 è il costo del trasporto, €24 vanno in pubblicità, €50 vanno al rivenditore finale, alla catena dei rivenditori, e in tasse. Quindi siamo in presenza di una sperequazione globalizzata. Perché? Perché abbiamo globalizzato il mercato.
ma dovevamo invece prima, dobbiamo globalizzare i diritti, è sempre quella la questione. Abbiamo globalizzato il mercato e globalizzato i diritti, e mi aggancio su quello che ha detto il telespettatore poco fa. Abbiamo perso in Italia 100.000 posti di lavoro, perché ogni volta che c'è un sottoprezzo dei stipendi negli altri paesi, ovviamente si delocalizza. Qui in Italia negli ultimi 15 anni abbiamo perso 100.000 posti di lavoro nella filiera dell'abbigliamento. Quindi qui parliamo non solo di storie tragiche, tristissime, che non dovrebbero accadere, perché non è pensabile che in una fabbrica ci siano le uscite di sicurezza bloccate, le finestre bloccate, non ci siano gli estintori, insomma condizioni di lavoro effettivamente disumane. Ma qui stiamo parlando, alla fine, se vogliamo essere cinicamente economici, stiamo parlando di concorrenza sleale. Quindi è una questione che deve interessare tutti. Chi non è sensibile da un punto di vista umano sappia che può essere sensibile dal punto di vista economico, perché stiamo perdendo posti di lavoro. Quindi più pratico di questo non c'è. È stato molto chiaro. È il Presidente della Commissione Industria del Senato, Gianni Girotto, Movimento 5 Stelle. Ultima domanda, Deborah Lucchetti. Diceva Girotto, la globalizzazione dei diritti. Realisticamente che cosa si è fatto e cosa si può fare ancora? Intanto oggi il diritto internazionale prevede delle cose importanti, e cioè che le imprese committenti internazionali, quindi i grandi marchi, debbano identificare i rischi della produzione nei paesi terzi, mitigare gli eventuali danni che potrebbero provenire da queste attività, e nel caso di danni produrre dei risarcimenti sensati, significativi, equi e tempestivi. Ricordo che in Francia queste indicazioni sono diventate una legge. Esiste una legge per cui, che si chiama di due diligence obbligatoria, che quindi vincola le imprese francesi a questo comportamento nelle filiere produttive. Io penso che questa legge sarebbe interessante farla anche in Italia, per esempio. La consapevolezza dei consumatori. I consumatori naturalmente sono un punto fondamentale. I consumatori devono diventare più cittadini e meno consumatori, e quindi chiedersi che cosa stanno acquistando e orientare il loro consumo e il loro acquisto in un'ottica maggiormente etica. Quindi chiedere trasparenza, altro tema fondamentale. Noi vogliamo filiere produttive trasparenti, vogliamo sapere dove e come sono fatti gli abiti che acquistiamo. Anche su questo abbiamo fatto una campagna molto importante, anche su questo noi chiediamo che ci siano degli elementi più vincolanti, quindi delle leggi che impongano alle imprese di dire pubblicamente, trasparentemente che cosa fanno e come lo fanno. Questo vale anche per le imprese di audit, di certificazione, che dovrebbero rendere pubblici sempre i loro rapporti di ispezione, cosa che stiamo chiedendo anche a Rina dall'inizio di questa tragedia, che non è ancora mai avvenuta. C'è una domanda secca che vorrei fare a Nasir Mansoor. Quanto guadagna un lavoratore del tessile in Pakistan, insomma, mediamente? How much does a textile worker earn in Pakistan? Officially, the government say that more than $100 per month, but they work for 12 hours. But actually, 95% don't get that one. Yeah. And they get how much? It's less than $100. Even less than, but they work for 12 hours. Even they don't have weekly holidays. 12 hours a day? A day they work, at least. And what does the law say about the amount of hours they have to work? They have to work, the law says that 8 hours. 1 hour including for the lunch. So it means 7 hours a month. Di nuovo, so every day they work more than 4 hours without any pay. Questo Nasir Mansoor ci ha raccontato, guardo Deborah Lucchetti, che appunto non c'è assolutamente rispetto delle normative sull'orario di lavoro, perché dovrebbero lavorare secondo il contratto nazionale 8 ore, ne lavorano 12, con un guadagno di più o meno $100 al mese, ma il 95% dei lavoratori non riesce ad arrivare a quella cifra. È quello che ci ha detto Nasir Mansoor, che ringraziamo moltissimo, vice segretario generale del sindacato pakistano, e Saeeda Khatoon, che è portavoce dell'associazione vittime dell'incendio dell'Ali Enterprises, che ha perso suo figlio quell'11 settembre del 2012. C'è qualche cosa che vuoi dire per chiudere, Deborah Lucchetti? Sì, di seguire gli sviluppi di questo caso molto importante che abbiamo portato in Italia. Oggi saremo al Ministero dello Sviluppo Economico proprio a raccontare questa storia, perché è una storia importante, è un caso emblematico. Seguiteci sul nostro sito www.abitipuiti.org, sulla nostra pagina Facebook, e sostenete come cittadini le nostre campagne, perché sostenere i diritti dei lavoratori in Pakistan o in India o in Bangladesh significa sostenere anche i nostri. Perché? Perché in un mondo interconnesso, quando i diritti si perdono o non si conquistano in un paese lontano, si perdono anche qui. E quindi i diritti diventano privilegi di pochi, e quei pochi prima o poi finiscono. E infatti, il montante livello di lavoro precario, flessibile, anche iniquo in Italia è un dato molto molto preoccupante. Il Pakistan è anche qui.
Deborah Lucchetti, grazie per essere venuta nei nostri studi. Saeeda Khatoon, thank you very much. Grazie. Nasir Mansoor, thank you for coming. Thank you. Grazie davvero per essere venuti qui a raccontarci questa vicenda che ci invitava Deborah Lucchetti a continuare a seguire, cosa che faremo. Sentite la nostra sigla di chiusura. Peraltro oggi a Obiettivo Radio 1 si continua a parlare, il martedì lo si fa abitualmente, di lavoro e disparità di genere con Ilaria Menta, Gabriele Cagliazzo e Vittorio Bulgarini stamane tra console e radiovisione, poi la redazione di Radio Anch'io, Nicola Amadori, Alessandro Forlani, Alberto Agnello, Ada Marra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo e Mauro Convertito in regia. Grazie davvero a tutti per l'ascolto. Se volete risentire frammenti o l'intera trasmissione basta che andiate, come sapete, sui nostri riferimenti social media e lì trovate tutto. Se volete continuare a scriverci, a criticarci, a suggerire percorsi, e mi dispiace non riesco a rispondere qualche volta in diretta agli ascoltatori che muovono critiche o mi fanno domande o ci fanno domande, cercherò di farlo domattina e mi scuso per questo. Grazie a tutti per l'ascolto, più o meno ci risentiamo domattina verso le 7:30.